Salve a tutti e benvenuti a una nuova intervista di Rankia Pro Italia. Oggi abbiamo il piacere di parlare con Anastasia Di Carlo, Head of Italy presso Hamilton Lane, con cui discuteremo del canale Wealth e della crescente attenzione verso i fondi evergreen, un tema di grande attualità che sta attirando l'interesse degli investitori. Buongiorno Anastasia, come stai? Buongiorno, grazie, molto bene e contenta di essere qui con te. Il piacere è tutto nostro. Allora, cominciamo questa intervista perché ci sono tanti temi interessanti di cui parlare. Allora, Anastasia, negli ultimi tempi il canale Wealth ha registrato un notevole aumento dei fondi evergreen. Dal tuo punto di vista, quali sono i principali fattori che guidano questa crescita? La crescita sicuramente è guidata da una domanda che è sempre più crescente da parte degli investitori wealth per, maggiore diversificazione nell'ambito del loro portafoglio e soluzioni di investimento che possano complementare un tradizionale portafoglio allocato a public equity e bond, titoli obbligazionari. Ehm, L'altra componente che sicuramente contribuisce a questa crescita che stiamo osservando è legata al fatto che c'è stata un'innovazione nell'ambito della industria dei private markets per quello che riguarda le modalità di accesso a questa, asset class. Storicamente era solo appannaggio di grandi investitori istituzionali, date le sue caratteristiche. Ora la presenza di strutture come quelle evergreen che sono molto più, passatemi il termine, diciamo user friendly per investitori wealth, ha consentito, questo crescente interesse. Non da ultimo la possibilità da parte di questi fondi evergreen di offrire, un po' di liquidità in più rispetto anche qui a un fondo tradizionale di private equity o private markets. Mhm. E partendo da questo scenario, anche se hai parlato già un po', rispetto ai veicoli tradizionali dei mercati privati, quali vantaggi offre la struttura evergreen ai clienti wealth e agli advisor? Sì, principalmente, sono 3, 4 diciamo i principali, elementi distintivi. Sicuramente, come dicevo, c'è stata una espansione dell'accesso, perché i minimi di investimento che i fondi evergreen offrono sono significativamente più bassi rispetto a un tradizionale fondo chiuso. L'altro elemento distintivo è sicuramente una, possibilità di liquidità, grazie alla possibilità di riscattare le proprie quote con frequenza più alta rispetto a quella di un tradizionale fondo chiuso, che consente appunto una, diciamo, periodica finestra entro certi limiti. Stiamo comunque parlando di, investimenti in private markets. Offre però una diciamo liquidità più frequente e la possibilità quindi anche di ribilanciare il proprio portafoglio con maggiore flessibilità rispetto al tradizionale fondo chiuso. Il terzo, secondo me, elemento molto importante che differenzia questo tipo di soluzioni è poi l'impiego del capitale, ovvero si tratta di, fondi che, investono immediatamente il capitale sottoscritto, a differenza del profilo di un fondo chiuso tradizionale, e quindi c'è la possibilità di iniziare a generare rendimenti, prima e in maniera più efficiente rispetto a quello che appunto avviene nei fondi chiusi, dove ci sono invece, commitment, richiami di capitale, una prima fase di, diciamo flussi di cassa negativi e rendimenti o distribuzioni che si generano in un secondo momento. L'altro elemento è sicuramente anche da un punto di vista di profilo di rendimento rispetto a, diciamo tradizionali fondi chiusi, un rendimento comunque interessante, a fronte anche di una maggiore appunto possibilità di, liquidità rispetto al tradizionale fondo chiuso. Mh-mh. Grazie tanto Anastasia. Parlando proprio di portafogli, in che modo i fondi evergreen possono essere strategicamente integrati in portafogli diversificati per investitori privati che cercano sia stabilità sia crescita a lungo termine? Assolutamente sì, ed è quello che abbiamo già iniziato a vedere negli ultimi anni, ma soprattutto in Italia devo dire siamo ancora all'inizio di quello che è un trend che però sta, prendendo sempre di più piede. Perché? Perché appunto, come abbiamo detto prima, questo tipo di soluzioni che di fatto risolvono alcune delle barriere all'ingresso tradizionalmente presenti per investitori wealth, vanno finalmente ad offrire a questi investitori
la possibilità proprio appunto, se cercano stabilità, di sottoscrivere, se vogliamo, dei fondi che operano appunto in private markets e che storicamente offrono quindi un profilo di volatilità più basso rispetto a quello che caratterizza gli investimenti nei public equity, per esempio nel mercato azionario. Sono tipi di strategie e ovviamente dipende poi anche da quale strategia nei private markets si va a guardare, ma sono strategie che hanno un beta tendenzialmente abbastanza basso. Non solo, come dicevamo prima, questo tipo di soluzioni vanno appunto a amplificare la diversificazione e essendo appunto un investimento, essendo investimenti in mercati privati, quindi tutte le società che non sono presenti sul mercato quotato, sono per loro stessa definizione investimenti di medio-lungo periodo, quindi possibilità di generare rendimenti con volatilità storicamente più bassa rispetto al mercato quotato e soprattutto con la possibilità di generare rendimenti nel lungo termine molto interessanti. Mh-mh. È importante sottolineare che Hamilton Lane è molto attiva nello spazio dei fondi evergreen. Cosa distingue i vostri fondi e quali benefici offrono agli investitori privati quando vengono aggiunti a un portafoglio? Ma, grazie intanto a Mitton Lane sì, è stato sicuramente tra i primi, diciamo operatori di questo mercato a introdurre soluzioni, evergreen e questo grazie alla piattaforma che abbiamo costruito e che ad oggi ci rende uno dei più grandi allocatori di capitali nel mondo dei private markets a livello globale. Le caratteristiche direi principali e che differenziano Milton Lane da altre, soluzioni, ce ne sono molte, sicuramente sono, come dicevo, il focus esclusivo sui private markets. Hamilton Lane da più di 34 anni fa solo ed esclusivamente questo, quindi ha sviluppato non soltanto esperienza, track record, anche track record nella gestione di fondi evergreen, che appunto sono ben diversi da un fondo chiuso, ma ha anche sviluppato un network e una, diciamo, un deal flow veramente impareggiabile per quello che riguarda appunto la selezione e l'identificazione di opportunità che meglio diciamo, si possono inserire in questo tipo di soluzioni. L'altro elemento che ritengo sia distintivo di Hamilton Lane rispetto ad altre soluzioni è l'approccio cosiddetto multi-manager. Quindi, come dicevo prima, noi allochiamo tantissimo capitale, negli ultimi anni circa 30 miliardi all'anno nei mercati privati, attraverso investimenti primari, quindi fondi di private equity o altre tipologie di strategie nei private markets e anche poi attraverso operazioni di coinvestimento e secondario. Quindi andiamo, se vogliamo, in maniera semplificata a aggiungere un ulteriore livello di diversificazione rispetto a un single manager che appunto origina le transazioni, perché oltre alla selezione delle opportunità di coinvestimento o di altri tipi di investimento, noi facciamo anche la selezione dei gestori. Quindi andiamo di fatto a aggiungere appunto un ulteriore livello di diversificazione. L'altro elemento che ci caratterizza è sicuramente un fortissimo approccio, diciamo, selettivo, ma anche legato dove utilizziamo, diciamo, la tecnologia applicata ai mercati privati per ottimizzare appunto la costruzione di portafoglio, per rendere più efficiente il processo di investimento, ma anche poi aumentare la trasparenza rispetto a quelle che sono le informazioni condivise con gli investitori e semplificare il più possibile il processo di onboarding, quindi il processo di inserimento, diciamo, e di sottoscrizione. Per concludere, credo che sia sicuramente molto importante quando andiamo a parlare di soluzioni evergreen che spesso rappresentano per investitori wealth, soprattutto in Italia, la prima, se vogliamo, il primo tassello nell'ambito di un portafoglio di investimenti per quello che riguarda i private markets, sia importante appunto iniziare con una soluzione che garantisca un adeguato livello di diversificazione, che consenta di appunto avviare una esperienza di investimento nei private markets in maniera adeguata. Mh-mh.
Grazie tantissimo per questa macro view così interessante, Anastasia. E ora, guardando al futuro, avete nuovi fondi evergreen o nuove strategie in fase di sviluppo per rispondere alle esigenze del canale Wealth? Sì, e come noi altri. Per quello che riguarda Milton Lane, come dicevo, noi abbiamo più di 6 anni di track record in ambito evergreen, quindi ci sono dei fondi che sono già molto maturi, sono presenti sul mercato da tempo, ma questa è una piattaforma che ad oggi gestisce circa 13 miliardi, come appunto soluzioni evergreen, ma che continua a vedere appunto l'aggiunta di nuove soluzioni, magari tematiche per tipologia di strategia. Appunto tra le più recenti, quelle che abbiamo appena lanciato sul mercato, molto interessante ovviamente l'introduzione dell'ELTIF 2.0 Evergreen. Questo è un fondo che, in quanto appunto legato alla normativa ELTIF, finalmente propone e offre la possibilità anche ad investitori non professionali wealth di accedere appunto ai private markets. Il nostro LTIF Evergreen ha un focus equity, con un mix di private equity ma anche private infrastructure. E poi appunto tra le novità in ambito evergreen, per quello che riguarda Newton Lane, introduzione di un evergreen focalizzato solo ed esclusivamente sul secondario e l'ultima aggiunta per il momento, un evergreen che si focalizza su venture capital, che è un altro ambito in cui c'è molto interesse. Si tratta di soluzioni costruite, come dicevo, sulla base dell'esperienza che abbiamo accumulato ovviamente in tanti anni di focus solo ed esclusivo sui private markets, e che hanno dei portafogli costruiti con un mix di coinvestimenti e secondario, con cui li offrono in modalità estremamente efficiente ed efficace un'esposizione ben diversificata a questo tipo di ambiti. Sono fondi con sottoscrizioni mensili, un NAV, quindi una valutazione mensile, quindi e finestre di riscatto entro certi limiti come standard per questo tipo di soluzioni, mensili o trimestrali. Quindi strumenti che di nuovo sono veramente disegnati per investitori wealth non istituzionali, ma ci tengo a specificarlo, che offrono accesso agli stessi investimenti che sono appunto nei grandi portafogli dei grandi investitori istituzionali. Hamilton Lane non fa differenza e non va a selezionare deal differenti. Qui è solo un tema di soluzione, diciamo, di structuring differente. Mh. Grazie tanto Anastasia. Parliamo ora della distribuzione, del canale Wealth che può presentare delle sfide importanti. Come affronta Hamilton Lane queste sfide per garantire che i fondi evergreen raggiungano i clienti giusti? Ma io più che sfida mi piace parlare di opportunità, credo, soprattutto in questo caso per l'Italia, credo che ci sia una, fondamentale importanza di, lavorare molto sull'educazione, nel senso che, come dicevo all'inizio, qui siamo ancora nei primi step, nei primi stadi di quello che sarà un'adozione sicuramente molto, molto ampia da parte di investitori wealth, ma anche di investitori istituzionali che stiamo iniziando a vedere sempre più interessati appunto ad aggiungere questo tipo di soluzioni a fianco a fondi chiusi. E quindi è fondamentale per il successo della distribuzione investire molto nell'educazione, cioè nel capire bene l'importanza dei private markets o il ruolo che comunque possono giocare nell'ambito appunto di un tradizionale portafoglio di investimento, perché un investitore wealth dovrebbe aggiungere questo tipo di soluzione nell'ambito del suo portafoglio, e anche ovviamente educazione rispetto a qual è appunto il meccanismo di funzionamento di un fondo evergreen rispetto al tradizionale fondo di private markets chiuso. Quindi l'educazione deve partire in primis dagli operatori di mercato come noi, che quindi vanno a sviluppare delle partnership strategiche con appunto eventuali distributori, che siano le banche, che siano altri tipi di wealth platforms, che sono appunto ovviamente molto interessati a ricevere informazioni, trasparenza, a capire bene che tipo di soluzioni si possono offrire e quali sono queste caratteristiche. Quindi noi come Hamilton Lane, così come altri operatori, abbiamo una responsabilità e anche il piacere
di poter appunto sviluppare, come dicevo prima, delle relazioni strategiche dove andiamo a supportare non soltanto diciamo private banker e quindi le persone all'interno di questo canale distributivo che poi offrono questo tipo di soluzioni ai clienti, ma anche laddove sia utile ovviamente un'educazione più di carattere generale ai clienti, eventuali clienti, ma anche proprio al mercato su quello che sono questo tipo di soluzioni. Mh-mh. Guardando un po' avanti, quale tendenze prevedi nella domanda di fondi evergreen nei prossimi, diciamo, 5, 10 anni? E come si sta posizionando Hamilton Lane per cogliere queste opportunità? Ah, grazie. Io direi che questo è un trend, ripeto, che già esiste da qualche anno, ma che sicuramente prenderà sempre più piede. Non credo che si tratti di un fenomeno, diciamo, di breve periodo temporaneo. Stiamo vedendo un numero sempre crescente di soluzioni evergreen, credo anche supportate appunto da trend di lungo periodo, l'ampliamento del numero di società che non sono quotate, l'allungamento del tempo a quotazione, ripeto la possibilità di accedere a una parte del mercato che offre delle caratteristiche interessanti in termini di diversificazione, in termini di, appunto, potenziale di rendimento, in termini di, potenziale per minore volatilità, fanno sì che appunto sempre di più investitori wealth volgano il loro sguardo a questo tipo di soluzioni e aumentino, diciamo, l'interesse. Non solo, come dicevo prima, anche grandi investitori istituzionali stanno iniziando ad adottare questo tipo di, soluzioni evergreen a fianco a quello che è il loro portafoglio, tradizionale di private markets per svariati motivi. Hamilton si sta posizionando come leader in questo ambito. Ripeto, noi da più di 30 anni, facciamo solo ed esclusivamente mercati privati, quindi, siamo anche in grado appunto di mettere a servizio, diciamo, dell'evoluzione dell'industria, la nostra piattaforma per essere appunto tra i pionieri, ecco, nell'introduzione di queste soluzioni. Mh. Grazie tantissimo Anastasia. Questa era la nostra ultima domanda. In nome di Rankia Pro, ti ringrazio per essere oggi qui con noi. Sappiamo che sei probabilmente molto occupata, quindi grazie tantissimo. Grazie mille a voi, è stato un piacere. Grazie a te e grazie a tutti gli investitori che ci seguono. Come sempre non dimenticatevi di condividere questa intervista su LinkedIn e di seguirci nei social media. Alla prossima!